Ciao Acherini e Acherini, come state? Come va? Allora ci stiamo avvicinando a Natale adesso. Ne avete finiti i regali? Ditemi. Sentite adesso quest'aria di Natale? Ok, ho sistemato tutto. Cioè, proprio questo fine settimana sono stata bravissima. Perché ho sistemato gli alert così vedo se qualcuno si iscrive, cose così, perché non lo stavo notando mai. E, e poi ho fatto anche altre cose qui su Twitch, chiaramente. Mm, allora, ho messo l'immaginina dei channel point, però ancora non so. Non so se mi piace, ecco, perché comunque non si vede bene. Perché comunque c'è una scritta. Poi ve la faccio vedere. Anzi, sì, ve la posso far vedere. E poi ho messo gli alert con il suono per il reward. E ne ho messe 2. Però queste non ve le faccio vedere così le potete provare se volete. Però. E poi chiaramente c'è il badge dell'iscrizione. Chi si iscrive a questi badge. Anche quelli non lo so, non mi hanno ancora convinta, perché si vedono un po' strani quando sono piccolini. Quindi non lo so, quelli forse li modifico. Ciao Aguel. A me va tutto bene, a te? Ti ricordi di me? No, mi dispiace, scusami. Cioè, mi ricordo un po' il nome, però non so se mi ricordo giusto. Quindi dovrei vedere l'immagine più da vicino. Però hai un sacco di badge, wow. Del 2023, 24, 2025, bello. Ciao Pollo Laser Games. Ah, tu sei quello che mi avevi chiesto dei palloncini per caso? Una cosa strana quella era. Dello scoppiare. Solo io posso chiedere queste cose. Ah, ok, ok. Però ci sta che io non mi ricordi di te, perché è passato un po' di tempo. Io ho la memoria proprio corta. Cioè, se tu non sei ad ogni live, io potrei dimenticarmi. Mi dimentico tutto, quindi. Sì, ah, ok, sei quello che dei palloncini. Ehm... E quindi, ciao Fabrizio. E quindi ditemi, avete fatto i regali di Natale? Li avete finiti? Che poi oggi ho pure avuto un pensiero sul Natale, no? Perché a molti non piace festeggiarlo, però io vi sto proponendo il countdown da tipo un mese. E quindi oggi ho pensato, ma magari a qualcuno proprio non piace. C'è gente a cui non piace. Però non ho mai pensato se proprio vi fa soffrire questa cosa. E quindi ovviamente lo finirò questo ormai 2 giorni. Però insomma. No, non si è visto! Non si è visto stacca stacca. No, ok, non sono stata brava. Non sono stata brava, mi dispiace. Ok, non fate i redem, per favore. Devo capire. Devo capire. Mi dispiace, David. Ti giuro che sistemerò. Fatemi capire adesso. Adesso sono alla ricerca del perché non funzionavano. Però a me funzionavano. Perché? Quando li ho provati funzionavano. Dovrebbe essere giusto. Perché me li faccio da sola, così magari. E vediamo. Ah, sì, funzionano. Ringraziola per correggere il mio linguaggio molto...
stanno tracciando, stacca, stacca, stacca. No, no, si vedono. Perché non si è visto? Non lo so. Ci stanno tracciando, stacca, Ah, stacca, ok, ok, ha stacca. funzionato. Non lo so, forse avevo sbagliato qualcosa. Ho modificato effettivamente una cosa. E, e dovrò modificarla anche in un altro. Quindi intanto me lo copio. E... ok. Ciao, One Last Astronaut. Li hai fatti? A Guel, dici i regali? Io sì, li ho fatti. E li ho fatti. Però insomma, ditemi voi. Voi li avete fatti? Li avete finiti? Ve ne mancano? Ah, ne hai scoppiati palloncini? No, non ne scoppio palloncini. Perché dovrei scoppiare palloncini? A parte il fatto che non ho palloncini, dovrei comprare palloncini per scoppiarli, quindi no, non ne ho scoppiati. Aspettate, vi faccio vedere la pallina qui, palluzza. No, magari ti è capitato... No, no, io sono abbastanza sociale, quindi non vado a feste con palloncini. Ehm... No, non mi ricordo se ho scoppiato palloncini. Te l'ho già detto. Ma perché poi questo? Perché sei fissato con i palloncini, scusa? Poi fai un'altra domanda, non lo so. Hai scoppiato, non lo so, qualcos'altro, non lo so. Sei ossessionato dai palloncini, ti piacciono? Forse. Vabbè, insomma. Allora. Fatemi cambiare qui un attimo una cosa. Forse c'era una cosa sbagliata. Va bene. Ovviamente, scusate il countdown sempre. Mancano 2 giorni, giusto per mettervi ancora l'ansia. Però vi volevo far vedere l'immagine del channel point che vi ho messo. Posso fare così? Se lo trovo, vediamo se ogni volta ci sto 3 ore. No, 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 l'ho trovato. Allora, io ho messo questo, no? Vedete, però se voi lo guardate su Twitch, non è che ve ne accorgete proprio, perché è piccolina. Cioè... Dov'è? Vedete, è qua sotto. Non è che voi vedete veramente questa immagine. Cioè, quindi non lo so. Devo ancora decidere. Ah, aspettate, vi faccio vedere. E i badge invece sono... Questa la perdo sempre. Ok, sono qui. Sono questi. Cioè, tipo, base, 3 mesi, eccetera, no? Però voi vedrete questo piccolino. E quindi non è che ve ne accorgete. Nella chat vedrete questo piccolino. Quindi, insomma, non lo so. Devo decidere, insomma. Sai programmare? Sì, sì, io ho fatto l'università in informatica e lì principalmente programmi, quindi insomma dipende quale linguaggio, non so tutti i linguaggi, però le basi sono sempre quelle. E quindi oggi continuiamo con l'avvento cyber di Triacme. Vi rifaccio vedere le belle immagini perché a me piace un sacco la grafica. Bellissima. Anche il font, ve l'ho già detto l'altra volta, però insomma mi piace un sacco. Proprio un sacco. E niente, abbiamo fatto
la preparazione e il giorno 1 e il giorno 2, quindi adesso andiamo al giorno 3. Ho già avviato la macchina perché dicevo che ci volevano 2-3 minuti, quindi insomma l'ho attivata. E... e praticamente dice che è quasi Natale. Usa Assembly e fai un calcolatore, una calcolatrice. Lì è un po' più complicato. Però l'ho studiato Assembly. L'ho studiato, mi piaceva pure, però ovviamente facevo robe piccoline. Cioè, robe minuscole, non è che... Cioè, non ho mai fatto una calcolatrice. Quindi se mi chiedi se so programmare in Assembly ti dico di no. Però era molto carino, a me piaceva. Ehm... Però vabbè, insomma, è un po' complesso. Però si può fare. Cioè, un po' di tempo, ci vuole un po' di tempo per me, però si può fare. Quindi ci dice che a Merville è quasi Natale e il team di questa azienda, no? Di elfi e robe, sta preparando, insomma, la grande festa e che sta procedendo tutto bene, però appunto la dashboard del SOC inizia ad avere un lampeggia di rosso. E appare questo messaggio: attacco, 1000 monetine per Max Kiddy, ricordatevi che l'avevano rapito tipo, non mi ricordo, o altrimenti il Socmas, non lo so dire, finirà stasera. E che appunto questo messaggio proviene da King Maler, che appunto è geloso dell'isola di Opsec ed è stanco che la Pasqua sia dimenticata. Mi fa troppo ridere. E che quindi ha inviato i suoi coniglietti banditi ad attaccare i sistemi di appunto The Best Festival Company e vuole trasformare il Natale nella sua nuova festa Eastmas. Vedete, ok, Max Kiddy era scomparso e la rete è sotto attacco, quindi in questo caso il team SOC utilizzerà Splunk o Splunk, non ho idea, per capire come il ransomware si è infiltrato e impedire che appunto il piano di questo re Maler o Malar venga compromesso prima di Natale. Mi dici quale corso fare per iniziare su TryAcme? Dipende cosa vuoi fare. Perché dipende. Però guarda, ti dico che ci sono... dov'era? Ci sono sia le roadmap, dove tu tipo puoi seguire questa. Qua lì. Ok, dove tipo ti dice le basi di informatica, quindi ti dice pre-security, poi le fondamenta di informatica, e quindi poi fai cyber security 1.1 e poi dipende quale ramo vuoi fare. Pentester. Allora, per pentester sicuramente devi avere le basi, quindi se non hai le basi devi seguire le basi. Altrimenti puoi andare a questi. Vedi che c'è la roadmap che ti dice quale fare. Quindi puoi seguire le roadmap oppure puoi andare nei path e prendere Junior Penetration Test dove ci sono i moduli e seguire questo path. Dopo quello puoi andare ad Offensive Pen Testing
Ma sono gratis. Non te lo so dire. Vediamo. Io non ho la cosa... Non ho il coso premium. Sì, penso che so gratis. Secondo me non tutti sono gratis qui. Forse può essere che alcuni non sono gratuiti dentro questo, però... Però questi sì, tipo... Pre-security mi sa di sì. Da un certificato. Sì, sì, ti danno questi certificati quando finisci ehm, il learning path, che sarebbe questo, diciamo, il percorso. Quando finisci ti dà questo certificato in questo modo. Però insomma, loro hanno creato queste roadmap e mi sembrano abbastanza giuste, cioè. E quindi torniamo a Splunk. E vediamo qui. Di nulla. Ah già, qui adesso il suono è parte fortissimo. Vabbè. E praticamente cosa dice? Praticamente ci dà questa istanza di Splunk o Splunk, che praticamente cos'è? È nient'altro che una piattaforma per collezionare dati. Quindi, per esempio, in un sistema, in un'azienda, vengono collezionati tanti dati per poi andarli a vedere e capire se è successo, ad esempio, un attacco oppure no. Questi solitamente sono usati dai SOC proprio perché i SOC sono i team che vanno a vedere cosa è successo in caso di un attacco o in generale se sta succedendo un attacco, e tool e strumenti come questi vengono appunto utilizzati. Quindi praticamente è questo. E seguiamo insomma cosa ci dice. Ci dice di cliccare on search reporting, quindi farò questo. E poi ci dice, e per esempio qui vedete, qui nella ricerca noi abbiamo già una pagina dove possiamo cercare qualcosa, perché ovviamente avremo tantissimi dati, cioè se è un'azienda grande ovviamente ci saranno tantissimi dati, ci saranno i dati dei servizi interni, ci saranno i dati non lo so, dei computer dei dipendenti, tantissimi dati, insomma, quindi non è che puoi andare manualmente a cercare cosa sta succedendo se vedi qualcosa. Chiaramente poi si mettono anche degli allarmi automatici, però nel caso in cui succede qualcosa tu poi devi andare a ricostruire le azioni che sono state fatte dagli hackerini, per esempio, e quindi chiaramente devi avere delle ricerche e strumenti come questo appunto permettono di ricercare. E qui ci dice scrivi index uguale main, dove andrai a vedere tutti i log appunto che ci sono. E 0. Ah, sì, scusate. Perché dice, ovviamente devi selezionare all time, cioè altrimenti c'è le ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore chiaramente questo è un laboratorio, quindi non vedremo eventi. Però noi possiamo mettere all time e andare a cercare. Ah, scusate, non real time, ma solo all time. E infatti vedete che all time, cioè tutti i momenti, diciamo, troviamo dei log. I log non sono altro che delle registrazioni appunto di eventi, quindi, che ne so, uno ha fatto il login, scrivi questa cosa nel registro, hai scaricato una cosa, lo scrivi nel registro, così appunto puoi vedere cosa è stato fatto. E poi vediamo cosa ci dice. Dice, dopo questo avrai
dataset, che non sono altro che degli insiemi di dati. E infatti ci viene detto qui, vedete qui abbiamo web traffic e firewall log, quindi sono degli insiemi di dati in cui uno viene inserito il traffico del web, quindi cosa succede se navighi determinati siti magari, come ad esempio anche Splunk stesso, e poi il log dei firewall, quindi cosa è successo nel firewall. Il firewall è praticamente un sistema di sicurezza che va a fare che va a fare da barriera tra, diciamo, la rete aziendale e quello che ci sta fuori, detto semplicemente. Che attacco stai simulando? No, qui non si sta facendo un attacco, qui siamo dalla parte del blue team. Praticamente noi stiamo andando a vedere cosa è successo nella rete aziendale per capire se c'è stato un attacco oppure no. Quindi siamo dalla parte del blue team, quindi dalla parte di chi protegge, non chi attacca in questo caso. E ci dice, cliccando appunto vediamo due insiemi di dati, appunto uno connesso alle connessioni web e uno ai log del firewall, che appunto fanno vedere il traffico che è permesso bloccato. E dicono l'IP locale assegnato al web server è 10.10.1.15. Come ho fatto a vedere questa cosa? Indietro. Ah, forse perché host? No. Client IP. Vabbè. Cinnamon Sec, non scapperai dal mio podcast. Ah, ma amico Deb, ho visto che una volta mi hai invitato, ma io non potevo. Non potevo, però me l'hai mandato un botto di volte l'invito. E dice, iniziamo la ricerca quindi. E dice, parti da una ricerca base utilizzando la risorsa web traffic. Ops. Quindi andiamo a prendere questo. Vedete qui che ci ha aggiunto anche qui la ricerca. E infatti la ricerca è uguale a questo. E poi ci spiega un po' di cose. Allora ci dice che l'1, che è appunto questo, è la search query, cioè dove vai a inserire le ricerche che vuoi avere. In questo caso abbiamo preso tutti gli eventi da il main, perché ovviamente ci sono degli indici. Il main index, l'indice principale, diciamo, è appunto quello principale. E qui va a prendere gli eventi dall'indice principale, dove il tag è web traffic, appunto, vedete qui, web traffic, perché qui ci sono questi tag che si riferiscono a quale insieme si riferiscono. Vabbè. E questo appunto dice è l'inizio della nostra investigazione. Poi c'è il time range, questo qui, che noi abbiamo inserito all time perché appunto vogliamo tutti gli eventi di tutto il periodo. Timeline, che è questa qui, che ci va a dire quanti eventi ci sono, in questo caso 17.172, e il grafico indica il volume dei log registrati in base al giorno. Poi abbiamo selected field, che sono queste, quindi quali abbiamo selezionato. In questo caso abbiamo host, source e source type, perché appunto abbiamo selezionato questi. Alcuni sono già predefiniti. E appunto dice questo rappresenta le informazioni base del log, dei log. Poi interesting field è quello a cui possiamo essere interessati, tipo ad esempio il client IP.
se siamo interessati a vedere l'IP. Ma Google Traduttore è buono per questa pagina? Sì, credo di sì. Posso vedere. Guarda. Sì, direi di sì. Però forse ti rompe... L'unica cosa è che ti rompe le spiegazioni. Vedi qui che questi puntini solitamente c'è una spiegazione. Se tu lo traduci non te la dà più. Però insomma tu fai di nuovo English e te la dà. Quindi solo quello, però insomma il resto lo traduce bene. E poi c'è Event Detail e Field Extraction, dove va a far vedere tutti i dettagli, insomma. Quindi vedete qui, premendo qui abbiamo tutti i dettagli di questo log registrato. E poi ci dice: per avere il contatore, il conteggio degli eventi per tempo, diciamo, possiamo dire per tempo. Sì, nel tempo, dai. Raggruppati per giorno, per determinare per esempio quanti eventi sono stati catturati nel giorno. Questo si può fare in questo modo, quindi aggiungendo questa parte. Per esempio, ok. E questo ci dice per esempio che l'1 ottobre sono stati registrati 595 eventi. E poi, per esempio, qui ci fa l'esempio che se andiamo in visualization, vediamo che appunto in questi giorni ci sono stati. Questa ti dà anche una visualizzazione chiara di quello che è successo nei diversi giorni. Perché per esempio qui magari lo vedi perché c'è un distacco più alto. Però se vuoi vedere, magari avere una visualizzazione, questo te la dà e ti fa vedere per esempio che qui in questi giorni c'è stato parecchio traffico, qualcosa è successo. E poi ci dice che possiamo inserire questo per avere il risultato in ordine decrescente. Per esempio le statistiche, vedete qui che adesso i maggiori sono all'inizio e poi si va verso i minori. E ci dice, e diciamo insomma questo è per capire anche come funzionano le ricerche e capire un po' quello che possiamo fare. E appunto ci dice c'è un chiaro periodo di attività intenso in un certo periodo, per esempio qui. E si pensa che appunto questo King Mahler ha lanciato il suo attacco in quei giorni. E quindi ci dice, adesso che abbiamo esaminato i giorni e abbiamo capito quali sono i log non normali, usiamo la tabella, il grafico, e usiamo la stessa ricerca per esaminare i campi per capire cosa c'è di sospetto. E ci dice, quindi andiamo in eventi, eccolo qua. E andiamo a vedere, a prendere user agent. E appunto qui possiamo vedere l'user agent che è stato utilizzato. Cioè, ce ne sono già alcuni che fanno pensare. Per esempio, questi sono normali, questo anche è normale, ma è
anche questo, ma è possibile che è utilizzato in modo malevolo, anche Python o Go. Però andiamo avanti. E infatti ci dice, guardando questo diventa sempre più chiaro che utenti legittimi, quindi utenti non pericolosi, utilizzano varianti di Mozilla, appunto vedete qui Mozilla, ma poi ci sono un numero elevato di sospetti che invece utilizzano cose strane, tipo Automated SQL Injection o SQL Map. Questi sono tool appunto utilizzati per fare un SQL Injection, che è un attacco comune nel web. E poi ci dice, prendiamo adesso il client IP per vedere, analizzare questi IP. Ah, voi sentite una roba, un rumore? No. No, ok. Ma i tool che usi sono reali? Sì, Splunk è usato. Splunk, cioè, è proprio utilizzato. È molto famoso anche nelle grandi aziende, lo usano veramente. Cioè, ma no, ma in realtà tutto quello che viene utilizzato da TryAcme, cioè, è reale. Vengono usati veramente. Infatti anche per questo, comunque i tool, anche tipo Hack the Box, comunque se dice dei tool, sono reali. Ovviamente poi ci girano tutta una storia, tipo TryAcme nell'avvento cyber chiaramente ci fa una storia intorno per renderla simpatica, però chiaramente sono reali, cioè sono veramente reali e credo, non lo so se Splunk come si dice, Ehm, è gratuito, questo non so, in realtà. Però sono reali, sì. E ci dice, andiamo ad analizzare il client IP che contiene l'indirizzo IP del client che ha fatto accesso al web server, cioè al server web. E si vede appunto un IP che a quanto pare ha molte più richieste rispetto agli altri, cioè tipo questi IP hanno 3 richieste, 3 accessi, invece questo ha provato 7000 accessi, quindi qui qualcosa con questo IP sta succedendo. E poi ci dice andiamo a vedere invece il path, questo elemento, per capire quali pagine sono state visualizzate e anche quanto, cioè perché c'è anche qui il contatore. Per esempio index è stata vista 1581 volte. Questa che è un palese SQL injection è stata fatta 660 volte. Questo va ad indicare, come abbiamo visto prima, che hanno provato a fare SQL injection in modo automatico. E anche questa è stata fatta 658 volte. E questa è un attacco di path traversal. E tramite questa funzione di download hanno cercato di andare a leggere l'ETC passwd, che è un noto file di Linux, per andare a vedere gli utenti di Linux e provare anche a rubare gli hash delle password. Cioè l'hash è una funzione, diciamo, per non rendere leggibile la password e sono salvate lì, quindi un tipico attacco è prendere questo file in qualche modo e provare a crackarle, cioè trovare la password giusta. In questo caso è stato provato e non so, magari ci sono riusciti, non lo so. Vediamo. E quindi appunto abbiamo capito che questo King, questo re, usa script e strumenti e quindi non browser standard. E quindi si può filtrare il traffico, quindi la nostra ricerca, proprio per questo. E qui va ad escludere i normali browser, quindi Mozilla, come abbiamo visto prima, anche Chrome e Safari e Firefox.
Così avremo solo gli eventi di tutto ciò che è diverso da Mozilla, Chrome, Safari e Firefox. E qui vedete appunto che, per esempio, qui abbiamo questo upload. È stato fatto con Ruby, che è un linguaggio in programmazione. E ci dice di andare a vedere i client IP. E quindi abbiamo soltanto uno, che è esattamente quello che avevamo trovato prima, che ci sembrava un po' strano il fatto che avesse fatto 7000 richieste. E appunto dice, possiamo trovare l'IP dell'user agent sospetto. E ci dice di andare a filtrare qui. Adesso vediamo cosa. Però senza... ok. Questo è chiaramente mettere l'IP che abbiamo trovato. Però dove? Ah, vediamo. Ok. Dice... ok. Qui dice, nei scenari reali, ovviamente potremmo trovare vari IP che costantemente attaccano i nostri server. E quindi usa questa query, questa ricerca per trovare gli IP che hanno fatto appunto, che hanno mandato messaggi richiesti al nostro server. E poi dice che potresti anche fare, che fa anche sort meno count per appunto ordinarli per totali di richieste fatte. Poi vediamo un po' che fa qui e dice... Adesso ci prendiamo, facciamo focus, quindi ci dedichiamo soltanto all'IP che abbiamo trovato, confermando l'utilizzo di payload e quindi di strumenti e magari cose malevole utilizzate. E chiaramente ci dice non cambia l'IP. Anche chiaramente. Io infatti sto facendo questo, però sto dando le soluzioni, insomma. Ci pensavo l'altro giorno. Vabbè. E come IP mettiamo questo. E andiamo a vedere cosa succede. Praticamente qui va a vedere... è un log per server? Oh no, aspettate che mi sta... Posso fare auto nuovo? Ok. Sì, no, questi sono tutti log comunque, sono tutti log chiaramente del server, cioè di qualche server a cui hanno fatto accesso. E noi abbiamo trovato che quell'IP ha mandato tantissime richieste al server e questa è un'indicazione che hanno provato a fare qualcosa, cioè a provare ad accedere o ad accedere diciamo al pannello esattamente questo magari. No, questo no perché sarà su un altro server, sì. Magari al server hanno provato proprio ad accedere con username e password, provando tante combinazioni. Oppure, come in questo caso, hanno provato ad accedere a informazioni sensibili, di per esempio alcune pagine note, come per esempio PHP Info è è una pagina nota in PHP dove ci sono alcune informazioni del sistema anche di PHP e quindi se una persona riesce a prendere questo, magari può fare alcune cose, cioè può avere alcune informazioni. A volte alcuni mettono delle password lì dentro, delle informazioni sensibili. E ti dice le porte attaccate. Dovrebbe. Vediamo. Vabbè, qui è un web, quindi secondo me sarà 443 o 80 o 8080. Però dovrebbe dirlo. Vediamo il log. No, ci dice solo il server. Però secondo me te lo dice. Bisognerebbe capire come vederlo. Vediamo se vado all'IP. No.
Vediamo. No. No, però qui dice... Vediamo. Qua dice che puoi selezionare, puoi filtrare, tipo cercare quale porta vuoi. Però non so se... Ah, qui dice questo, quindi puoi selezionare. Vediamo se c'è tipo... Extract new field. Non lo so, andrebbe visto. Ah, select method. Next. Però in questo log non c'è. Il problema è che in questo log mi sa che non c'è la porta. Ah, forse loro non hanno inserito nel log la porta e quindi qui non la vediamo. Però se tu la loghi, cioè, ci dovrebbe essere. Però in questo caso non c'è. C'è solo l'IP. Però, allora, torniamo qui. Ah, mi sa che era uguale, ok. Abbiamo i nostri log qui. Ma tanto lo sai tu dove girano i servizi sul tuo server. Sì, effettivamente tu lo sai dove sono i tuoi servizi. Quindi, tipo il web lo saprai se hai la porta 443 o 80, 8080. Quindi sì, in teoria già lo sai. Però insomma, se vuoi loggarlo, poi te lo ritrovi nei log. E allora, qui ci dice che il risultato conferma che l'attacco usa tool low level, di basso livello, tipo curl o wget, che sono appunto tool utilizzati, strumenti utilizzati anche su Windows o su Linux proprio per scaricare pagine o file, insomma, da linee di comando. E dice che questi hanno trovato 403, che è tipico codice di non autorizzato, 404 è non trovata, quindi una pagina che non esiste, e 401 dovrebbe essere anche non autorizzata. Sì. 403 è anche forbidden, che appunto non è utilizzata, è 404 pagina non trovata. E poi ci dice andiamo a cercare degli specifici vulnerabilità. Uno è il path traversal, che appunto vi ho detto che è un attacco per andare a cercare, andare a trovare, quindi accedere a file o cartelle di cui che non si dovrebbe accedere, diciamo. Però appunto, essendo che si va indietro nel percorso, si riesce ad accedere a questi file. Magari poi ne parliamo un po' più nel dettaglio. E poi l'Open Redirect Vulnerability, che praticamente... questo è un po' difficile. Praticamente prende l'input dall'utente e lo inserisce in qualche modo in qualche pagina che utilizza, che va poi a fare un redirect, quindi ridirige la pagina ad un altro ad un'altra pagina, per esempio. Quindi, per esempio, che ne so, mettete il caso che in una pagina web c'è il tasto contatti e questo contatti vi fa andare su un'altra pagina.
io per esempio posso modificare in qualche modo che quando clicchi contatti invece vai sulla mia pagina Malevola. E quindi insomma questo è una possibile Open Redirect. E quindi in questo caso va a vedere se è stato fatto un path traversal, proprio perché si usa punto punto. Il punto punto è per andare indietro in un terminale. E redirect perché appunto si va a vedere se c'è questa parola nella richiesta. Per esempio qui, che abbiamo già visto, hanno provato a fare un path traversal. Per esempio qui invece un open redirect perché la richiesta è redirect ad un sito malevolo. E appunto qui dice che con punto punto è un path traversal, il redirect invece è appunto un open redirect. E ci vuole contare quante richieste sono state fatte. Ho ripetuto una cosa. Quindi per esempio, Open Redirect sono state fatte 600 richieste, più di 600, e anche di path traverso più di 600. È un honeypot? No, credo che non sia un honeypot, credo... Boh, vediamo, non lo so. Lo scopriremo. Però no, credo che hanno proprio... Cioè, perché qui si simula che un'azienda, qui era tipo la Best Fest Company, qualcosa del genere, Best Festival Company, qualcosa del genere, ha subito un attacco informatico, quindi stanno simulando che loro stanno cercando di ricostruire cos'è accaduto. E infatti dicono che viene fatto vedere che probabilmente è stato fatto con una scansione automatica. E poi va a cercare l'user agent che abbiamo visto prima, SQL Map e Avigi, e va anche qui a vedere cosa è stato fatto. E qui per esempio vedete che abbiamo un sacco di richieste, anche qui è proprio palese che è stato utilizzato un tool automatico. E che appunto qui conferma che si è stato provato a fare un attacco SQL injection. SQL injection praticamente è una tecnica che cerca di accedere al database ed è molto comune, diciamo. C'è stato un malware famoso che si è avviato solo a Natale. Guarda, io l'ho cercato, non ne ho trovati. Quindi, però io non sono molto esperta di storie. Perché ho fatto un video su un attacco di Natale. E allora stavo cercando questo e ho trovato l'unico questo, che è il Christmas Tree Exec. Però, cioè, non è stato voluto, quindi, insomma, non ne ho trovati altri. Però continuerò a cercare perché non sono sicura. E ci sono varie tipologie di SQL injection, tra cui il time based. Praticamente uno cerca di mettere degli sleep, che gli sleep non sono le mutande, ma sono tipo un comando per dire al database di aspettare per esempio qui 5 secondi. Quindi tu in base alla risposta poi capisci se è vulnerabile o no. Perché se il database mi risponde in un secondo normalmente, ma io gli dico di dormire per 5 secondi, quindi non fare niente, di aspettare 5 secondi, se io vedo che poi la richiesta ci ha impiegato 5 secondi, vuol dire che è vulnerabile, perché appunto ha eseguito il mio comando di dormire. E poi va a vedere se è stato rubato qualche dato. In questo caso, per esempio, sono andati a vedere se sono riusciti a trovare backup.zip, che sono file dove solitamente si salvano magari
le stesse cose, giusto per esempio, se c'è un sistema, io vado a fare una copia di tutto quello che ho nel sistema e lo chiamo appunto backup. Così se succede qualcosa io posso ripristinare la versione di prima senza perdere dati. E invece log appunto sono i log stessi. E qui per esempio hanno provato molte volte a prendere questi file, questo log più che altro. Perché appunto tu che cosa vuoi fare? Tu cerchi di prendere i log così magari hai più informazioni. Sì, e qui dice per esempio richieste per archivi no? Sensibili come log o config indicano, config sarebbe semplicemente le configurazioni, quindi se riesci a trovare config magari hai qualche password o qualche configurazione che ti può far accedere ad alcuni servizi. E dice qui che è comune che i ransomware, quindi il ransomware è quel malware che ti chiede un riscatto dopo che ti ha infettato, solitamente cercano questi dati, cercano di prendere questi dati per fare un'estorsione doppia, cioè io ti rubo i dati e poi ti chiedo pure i soldi. Mi pare che era così il double extortion. Andiamo a vedere. Esatto, sì. Perché la prima estorsione è che appunto ti rubo i dati e la seconda estorsione è che ti chiedo soldi, altrimenti magari pubblico i tuoi dati o magari non riesci a decifrarli, se non hai backup appunto non puoi decifrarli. Ma si usa questa tecnica per verificare la sicurezza in azienda? Sì, sì, queste sono metodologie che utilizzano per appunto vedere cosa è successo, se sta succedendo qualcosa, comunque puoi vedere cosa sta succedendo, magari se trovi, magari anche se tu hai un allarme automatico che ti dice che sta succedendo qualcosa, tu puoi andare a vedere cosa appunto sta succedendo tramite anche a queste richieste che fai, tramite a questi tool come questo, dove puoi appunto vedere chi fa cosa è successo, se hanno rubato qualche dato sensibile, qualche file, e quindi sì, è utilizzato. E ci dicono che nei log, ora non so bene quali log, abbiamo identificato alcune richieste relative a Bunny Lock e Shell PHP. Quindi va a cercare questo. E infatti, per esempio, c'è Shell PHP. Qui vedete che qui siamo arrivati a che loro stanno cercando di fare un remote code execution, cioè eseguire codice malevolo sul server in modo da avere accesso a tutti i comandi. E vediamo qui che hanno pure, probabilmente ce l'hanno fatta perché appunto noi abbiamo come codice della risposta 200, che appunto è quello di successo. Esatto, il remote code execution, l'esecuzione indica che un ransomware è stato eseguito sul server, perché .bin solitamente è un eseguibile. È un eseguibile e appunto vediamo qui che è stato fatto l'upload, probabilmente poi è stato eseguito. Anche qui shell PHP non farà altro che, solitamente ci sono alcune già fatte, non fa altro che per esempio eseguire semplicemente un comando. Adesso questo è super semplice, però per esempio poi tu dalla pagina web inserisci un comando qui dentro e quindi lo puoi eseguire direttamente sul server.
E in questo caso, come comando, hanno messo ./bunnylock.bin per eseguire appunto quel file. E ora dice, andiamo invece all'altro source type. Cioè quelli dei log del firewall. Quindi andiamo a vedere cosa è successo sul firewall direttamente. Sarebbe RCE, sì, Remote Code Execution, esatto. E andiamo a vedere cosa succede nel firewall e ci dice appunto di andare a vedere questa lunga ricerca. Ricordatevi che prima... Ah, mi manca l'IP qui. E aspettate che lo devo riprendere. Ricordatevi che prima ci hanno detto che l'IP del firewall è esattamente questo, 10.10.1.5. Quindi appunto va... Cosa è successo? Va a vedere come sorgente l'indirizzo IP del firewall e come destinazione l'IP dell'attaccante, dell'hackerino. Però non ho capito cosa... Ok. Ah, forse... No, però non lo sto facendo. Ah, statistic devo andare. E però non me lo fa. Perché? Statistic... Ah, ok, trovato. E ci dice, per esempio, qui che tutte queste azioni sono state permesse. E che ha fatto appunto una connessione a questa porta di destinazione che è appunto l'IP dell'hackerino che abbiamo trovato prima. E come ragione di questa azione lui ha messo C2 contact, cioè contatto con un C2. Il command and control sarebbe il C2 ed è il server appunto che viene usato dagli hackerini per mandare per esempio comandi a possibili bot o a possibili malware in questo caso, per vedere cosa deve fare, insomma, e a cui il malware risponde. Ma il corso di Natale lo faccio dopo aver fatto gli altri. Ah, guarda, in realtà sì, in teoria dovresti avere delle basi, perché comunque qui spiegano, però potresti non capire delle cose, perché per esempio qui parla poi di C2, di IP, porte, quindi dipende anche da quanto ne sai, insomma. E poi andiamo a vedere con quest'altro. Andiamo a vedere il volume di byte trasferiti, cioè quanto è stato trasferito dal server. Da questo sempre IP, stiamo sempre cercando l'IP specifico dell'hackerino. E ovviamente dice qui c'è un alto volume di dati che sono stati trasferiti al command and control. E poi fa una conclusione dicendo che appunto è stato trovato l'hackerino che appunto ha fatto un grande volume di dati nel traffico del server. Che ha provato a prendere dei file, ha provato a fare un SQL injection e appunto ce l'ha fatta, e che poi ha cercato di fare, ha fatto un remote code execution e alla fine è riuscito a prendere dei dati
e che poi appunto ha contattato il command and control, quindi insomma, e questa insomma è la ricostruzione di quello che è accaduto. Questo succede effettivamente, nel senso, quando c'è un attacco, il team, il blue team, cerca di ricostruire cosa è successo per capire anche cosa, perché comunque non è che l'hackerino ti attacca e poi ti dice guarda ho fatto così. No, ovviamente devi capirlo, perché oltretutto se non lo capisci lasci sempre i buchi aperti e tu continuerai ad essere attaccato. Quindi chiaramente loro cosa fanno? Ricostruiscono anche quanto è accaduto proprio per anche sistemare quello che ha creato la vulnerabilità. Come in questo caso cercheranno, hanno ricostruito il tutto, hanno capito cosa è successo, c'è un SQL injection, quindi devono andarla a sistemare. Ma perché RCE è considerata una vulnerabilità? È perché tu puoi eseguire codice nel server. Cioè, se io con un semplice file, tipo in questo caso loro hanno creato questo file shell.php, no? Io dalla pagina web inserisco questo shell.php tramite magari dei metodi o tramite anche una funzione di upload dell'immagine del profilo, per esempio. Metti caso che questo sito web mi permette di aggiornare la mia immagine del profilo. Io invece di usare l'immagine del profilo ci carico un file malevolo che mi permette di eseguire codice sul server. Nessuno controlla, io carico questo file, ovviamente ci sono un po' di considerazioni che lascio stare per non rendere tutto più complicato. Però insomma, diciamo che io carico questo file, riesco ad eseguirlo, quindi riesco per esempio in questo caso ad eseguire come facevano shell.php command, quindi un comando, e io da non autenticato, quindi io non sono autenticata a quel server, io non so le credenziali di quel server, posso comunque eseguire codice, posso eseguire comandi su quel server, quindi per esempio posso rubare dati, posso cambiare password, posso accedere a dati sensibili e quindi per questo, cioè io sto eseguendo codice su un server senza sapere né le credenziali né senza sapere niente di quel server, quindi insomma per questo è una vulnerabilità. E quindi magari rispondo a queste domande. Se mi ricordo. Ma il file si fa anche con MSF Venom. Sì, sì. MSF. Non riuscirò mai a dirlo. E questo qui genera comunque dei file malevoli. Chiaramente, se hai un antivirus, questo è molto probabile che te lo blocca, perché comunque è noto come strumento, quindi è possibile che l'antivirus te lo blocca. Puoi cercare di offuscarlo, tipo qui, però insomma dipende. È un po' più complicato fare offuscarli. Però sì, in teoria potresti utilizzarlo, sì. Allora, aspetta che rispondo in modo segreto, anche se ve li ho già detti. Perché insomma, in teoria non dovrei dire le soluzioni. In teoria. Perché si usa? Ma perché generano i payload, cioè se tu riesci poi, ma anche perché semplicemente tu per esempio potresti generare MSF Venom per generare un eseguibile malevolo e poi utilizzare altri strumenti invece per renderlo
per modificarlo in modo che non sia che l'antivirus non capisca che è un malware, quindi in teoria lo puoi utilizzare. Chiaramente in attacchi molto più complessi i malware se li fanno e le cose se le fanno non utilizzando MSF Venom. Diciamo che quello non lo so, sarebbe interessante vedere se in attacchi reali è stato utilizzato quello. Il problema è che non lo puoi capire perché comunque gli hackerini veri, diciamo, cercano di nasconderlo, quindi di renderlo non rilevante, non rilevabile per gli antivirus. Quindi insomma è un po' difficile da capire, però interessante, magari magari lo vado a vedere. Se si trova qualcosa, chiaramente. E... Però sì. Vabbè, insomma, faccio poi. E andiamo avanti con il prossimo, che in questo caso parla di intelligenza artificiale. Per simulare, io ho due PC, uno lo uso come azienda e uno come attaccante. Può funzionare? Sì, sì, ma puoi anche creare delle macchine virtuali, dipende dalla potenza del tuo computer poi. Però per esempio puoi creare due macchine virtuali e fare una che è l'attaccante, l'hackerino, diciamo, e una l'azienda. Quindi insomma puoi anche usare delle macchine virtuali, non ti servono due computer. Però sì. Ovviamente devono stare dentro la stessa rete e essere raggiungibili tra di loro, insomma. Se hai reti diverse devi comunque cercare di farli raggiungere. E qui abbiamo, allora, il quarto giorno, dice che le luci brillano, i server ronzano, sempre a questa Best Festival Company, e scioglie la neve, vabbè, che circonda il data center, però che comunque questa azienda ha continuato a proseguire con l'intelligenza artificiale. E si sono resi conto che Van Chatty, il loro chatbot, non soddisfava appieno i loro standard. E insomma, gli elfi volevano sto chatbot per fare le loro, diciamo, i compiti più noiosi in modo efficiente per appunto fare altro. E quindi stanno sperimentando questo nuovo assistente per la sicurezza informatica che si chiama Van Solve IT, in grado di aiutare gli elfi appunto con tutte le loro esigenze di attacco, software e di difesa. E quindi insomma decidono di usare questa tecnologia. E quindi c'è Start Machine. E Start Attack Box. Ma la backdoor non è una vulnerabilità, sarebbe un file che stabilisce una connessione nascosta, quindi si può fare in Python e C. La backdoor è una vulnerabilità, però sì, praticamente la backdoor ti permette in realtà di creare un accesso
particolare che solo tu puoi a cui puoi accedere, ad esempio lo metti in un server, puoi accedere e in teoria sì, credo lo puoi fare in Python, sicuramente. Sì, c'è anche l'antivirus, ha un rilevamento per questo Python backdoor, quindi credo di sì. E credo proprio di Sinci. Sì, vedi, qui ci sono alcuni che l'hanno fatto, quindi. E allora, devo aspettare qui. In questo caso sarebbe vulnerabilità umana. No, no, cioè è sempre collegato un po' al remote code execution, no? Perché se tu riesci ad accedere al server e installare una backdoor, quindi installare il codice malevolo all'interno di qualcosa che ti permette poi di creare questa porta segreta, poi il problema è tecnico. Vediamo. E... Cioè è sempre collegata a qualche vulnerabilità che già c'è. Ah, vediamo qui cosa ci dice. Di accedere da remoto al sistema informatico. No, cioè non è che mandi una backdoor, tu mandi un malware che ti fa accedere, diciamo, al sistema. Poi tramite, ad esempio, tu fai in modo di accedere, per esempio come prima, no? Tu crei una remote code execution perché sei riuscito a trovare un path traversal, quindi sei riuscito ad eseguire codice all'interno del server e con quel codice gli vai ad inserire il codice e con quel file, volevo dire, con quel file vai ad inserire un comando che ti permette di scaricare magari una backdoor e tu poi vai ad eseguire la backdoor su quel server. E così puoi direttamente entrare nel server senza magari scrivere sempre comandi. Perché cosa succede? Il remote code execution tu vai ad eseguire comandi al server, però da un altro computer. Invece in questo caso tu proprio è come se installassi una porta e tu ci accedi a questa porta in qualche modo. E quindi entri proprio sul server e puoi fare quello che vuoi. Ah, qui l'ho fatto. E dice... Quindi ci dice, l'intelligenza artificiale, in quella parola d'ordine che sembra destinata a durare, chi l'avrebbe mai detto, vabbè, è sempre l'intelligenza artificiale è sempre più vista come uno strumento per aumentare la velocità nella gestione di compiti noiosi, GPT qui, GPT là. Però insomma ci parla dell'intelligenza artificiale. E poi qui, però per esempio, vedi qui comunque spiega un po' alcune cose. E qui ci dice alcune caratteristiche, per esempio l'elaborazione di una quantità di dati, l'analisi del comportamento, quindi monitorare il comportamento e le attività normali, perché appunto nella cyber security l'intelligenza artificiale si può utilizzare anche per
controllare, cioè tutto quello che noi abbiamo fatto manualmente prima si può fare anche con un'intelligenza artificiale, quindi comunque è utile. E poi l'IA generativa, cioè riassumere o fornire il contesto di una serie di eventi. E poi ci dice sicurezza difensiva. Appunto, vengono utilizzati, per esempio, l'intelligenza artificiale nel Blue Team per accelerare il rilevamento, cioè quello che vi ho detto, vai a cercare tramite un'intelligenza artificiale. E invece nell'offensive, quindi nella parte red, si possono automatizzare alcune attività un po' più noiose, laboriose, insomma, che richiedono più tempo che un pentester potrebbe invece svolgere, però insomma si potrebbe fare con l'intelligenza artificiale. Per esempio la raccolta dati, qui dice, oppure l'analisi dell'output di scansioni o robe così. E così il pentester si può dedicare ad attività più interessanti e più rilevanti che hanno bisogno di un rilevamento umano. Anche nel software ovviamente si può utilizzare l'intelligenza artificiale per il processo di sviluppo. Qui dice tipo la possibilità di avere un collega virtuale con cui scambiare idee durante la scrittura del codice. Cosa? Ah, però qui dice una cosa. Dice effettivamente gli agenti... l'intelligenza artificiale possono essere bravissimi ad identificare le vulnerabilità, ma sono altrettanto efficaci, ma non sono altrettanto efficaci nello scrivere codice sicuro. Per questo, infatti, è sempre un po' così scrivere codice con un'intelligenza artificiale. Vabbè, qui dice considerazioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, come ad esempio il non possedere il risultato dell'intelligenza artificiale, eh, la cautela comunque anche in penetration test perché comunque non sai quello che fa, quindi non hai pieno controllo. E chiaramente se vai a dire a un cliente no, il tuo sistema non funziona più per colpa dell'intelligenza artificiale, insomma, non finisce molto bene. E quindi, insomma, dice, si dovrebbe appunto riflettere attentamente sui dati anche che apprende, no? L'intelligenza artificiale, perché tu lo usi, gli metti magari dati sensibili come siti web del cliente, non è che sia proprio, se il cliente non lo sa, diciamo, insomma, non è proprio il migliore, la migliore cosa da fare. E che anche, infatti, questo è importantissimo, che i risultati dell'intelligenza artificiale non sono al 100% corretti. Quindi, insomma. E poi ci dice, in questo esercizio interagirete con Solvit che vi guiderà attraverso 3 esempi concreti di come l'intelligenza artificiale può essere utilizzata nella sicurezza informatica. Rosso, generare e utilizzare uno script exploit. Blu, analizza i registri web di un attacco che si è verificato. E software, analizza il codice sorgente per individuare eventuali vulnerabilità. Quando sei pronto puoi accedere a OneSolve all'indirizzo. Vabbè, l'attaccare, le risposte. Vabbè. E quindi abbiamo questo. No, così. Apriamo Firefox dalla macchina. Ma l'exploitation si può automatizzare con l'AI? Allora, ci sono state delle notizie, no? Come quella di Claude, però insomma non lo so, non... Secondo me è un po' presto, perché non sai che ti scrive, insomma. Però secondo me in futuro si potrà.
Non ho capito che cosa devo fare qui. Ah, sì. Ok. Mi dicono di allargare, se no poi non... ok. Current, ok. Complete stage, ok. Dice che mi può aiutare a generare script Python per... Ah, vedi quello che mi chiedevi. Dice che mi può aiutare a generare script Python per vulnerabilità all'interno dell'applicazione web. Dovremmo iniziare? Ma cosa devo... Vabbè, diciamo di sì. Ci mette un po' a pensare, insomma. Ci mette un po' tanto. Tanto, veramente tanto. Cosa mi diceva qui? Ah, dice che potrebbe volerci un minuto o due. Vabbè, aspettiamo. Pensavo che fosse una sfida sul fargli dire qualcosa che non doveva, no? Sul jailbreak. Invece no, è un guidarmi su cose. Vabbè, aspettiamo. E ci vuole una vita. Oh mio Dio. Ah, ok, ce l'ho fatta. Allora, dice le vulnerabilità nel... Ah, quindi sta simulando... Sta simulando che lui fa un pentest web. E ci dice la pagina login ha un SQL injection perché l'username è vulnerabile, può essere manipolato, quindi per esempio si può mettere trattino, trattino, spazio, trattino, per bypassare il login. Poi ci dà un'altra vulnerabilità, dice l'applicazione web, vabbè, è intenzionalmente vulnerabile nel form di login, ok, l'abbiamo detto. E ci fa anche uno script per andare a provare questa vulnerabilità. Per esempio ci mette username Alice or 1 uguale 1, dove praticamente questa è sempre vera, perché or 1 uguale 1 è una condizione sempre vera. Quindi questa è una delle cose che si usano per provare a accedere senza credenziali. Quindi in questo caso, andando nel login e inserendo questo valore come username, noi faremo il login come Alice o Alice, come volete, senza sapere la sua password, perché il test probabilmente è sbagliata. E quindi ci ha generato uno script Python per provare appunto questo SQL injection. Quale tool si usa per brute force nelle pagine web? Ma uno è Hydra. Se non sbaglio. Hydra si chiamava? Sì. Sì, per esempio questo fa il brute force. Non è nemmeno difficile da usare. Però chiaramente devi avere l'autorizzazione, mi raccomando. E qui invece siamo nel Blue Team e ci dice che è l'assistente del Blue Team che può analizzare i log e spiegarci i log. Non ho idea cosa devo fare. Cosa devo scrivere qui? Ah, per esempio se prendiamo un log, vediamo se posso
avviare la macchina di prima. Non log. Vediamo se c'è un log di esempio. Ma senza lista. Vabbè, ci sono delle... Anche con Hydra mi sa che ci sono dei modi per fare in modo che lui ti crea tante combinazioni. Quindi dovresti vedere un po' quel tool. Log example. No, log server. Tipo se gli do... per esempio se gli do questo. Dico... No, me la... Che è successo? Vediamo cosa ci dice. E ci pensa, ci vuole tanto tempo. Ci vuole parecchio tempo, quindi io faccio... Peccato, pensavo che fosse più... Ok, ogni tanto si fa così, vabbè. Ah, ci serviva quello poi dopo. Perché, insomma, questo si può provare. Nel frattempo che aspettiamo. Vabbè. Lo script si può provare. Per esempio lo scriviamo qui. Questo lo metto qui. Ah, ci spiega adesso... Ecco, ci spiega per esempio il log che gli abbiamo mandato. Vabbè, ok, ha preso un log suo, non avevo capito che era così. Però insomma, ci spiega come è avvenuto le SQL injection. Quindi ci dice che c'è l'indirizzo IP e quando è stata fatta, che è una post ad un login.php, appunto una pagina di login, che è stata usata questo username uguale Alice, or1 uguale 1 e password test, e che appunto 1 uguale 1 sta per l'SQL injection, e quindi ti dà pure ti dà anche dei tipo aiuti, tipo aggiorna o mette in sicurezza il database, implementa la validazione, monitora le applicazioni per comportamenti sospetti. Però volevo eseguire questo codice, quindi lo vado a salvare. Per vedere... Ah, però devo cambiare l'IP. L'IP con questo. Target machine, questo qua. Adesso me l'avrà copiato. Wow. Ok, adesso per esempio possiamo fare Python script. Devo allargare il coso, non leggo i nomi. Va bene, però grazie che mi seguite. Allora, qui c'è un errore. Allora, forse perché c'è Python 3. Ecco, Python 3 funziona. Vabbè. Ciao Filippo. Filippo V. W. Per esempio qui lo script, vedete, abbiamo benvenuto admin, hai fatto, ti sei loggato in modo corretto alla pagina web.
Quindi insomma, appunto, vedete. E questo funziona, cioè anche se io metto password sbagliata, vedete che qui funzionerà ancora. Quindi appunto questo perché appunto abbiamo welcome admin, questo perché tramite la che significa ma che dito stai usando? Che dito? In che senso? E poi abbiamo invece l'assistente per software e ci dice che può aiutarci ad identificare vulnerabilità nel codice sorgente. Perché la cosa è questa, se noi riusciamo a trovare le vulnerabilità ancora prima di pubblicare il sito web, ovviamente, chiaramente non pubblichiamo quel sito web con quelle vulnerabilità. No, ma questa... Ah, distro. Che distro stai usando? Distribuzione. No, ma questa è quella di TryAcme. Ce n'è una che tu puoi utilizzare online senza così che ti crei una macchina virtuale e utilizzare i loro sistemi. Cioè, io ho Kali Linux in realtà. Però questa è una macchina di TryAcme, non è mia. Quindi gli chiediamo di identificare le vulnerabilità, aspettiamo e aspettiamo perché ci vuole sempre tanto, quindi così intanto faccio cose. È che poi anche se vi faccio vedere mentre aspettiamo TryAcme questo. Per esempio ci sono altre macchine che probabilmente non farò in tempo a vederle oggi, però per esempio c'è anche malware analysis, molto interessante, network. Ah, il prompt injection, ecco, c'è, ci sarà. E anche una delle password, interessante. Ah, anche una sull'offuscamento. Ok, ok. Sì, insomma, ce n'è tantissime. Chiaramente oggi non le farò, perché comunque sono anche lunghine, mi sa. Ah, questo ce l'ho fatto, ok. Vediamo un pochetto mentre aspettiamo. Sì, è un po' lunghino. E qui ci ha risposto il nostro assistente magnifico. E ci dà appunto le vulnerabilità del codice. Per esempio, qui dice la vulnerabilità è che l'input dell'username e della password è stato inserito direttamente qui senza validazione. E quindi appunto ci dice tool, strumenti di iniezione, di injection possono essere utilizzati. Ah, ok. Vi ho spoilerato la flag. Mi dispiace. Quindi insomma questo non ci serve. Questo è finito. Ma Kali lo usi su macchine virtuali? Allora, in realtà io ho sia su macchina virtuale, cioè per lavoro su macchina virtuale, però sul mio PC ho anche Kali, ho sia Windows che Kali cioè sul mio PC, quindi ho il dual boot, e però lo uso anche su macchina virtuale, dipende insomma cosa ci devo fare. E quindi è finito per oggi, abbiamo fatto queste due. E allora, domani la live delle notizie che solitamente faccio. Se mi seguite sapete più o meno che le cyber news. Non le faccio mercoledì questa settimana perché mercoledì appunto è vigilia di Natale, ma la faccio domani. Quindi insomma ci vediamo domani con le cyber news.
E ovviamente come sempre il mio canale è questo qui. Se sei interessata all'attacco di Natale, guardati il video, l'ultimo video. E insomma, iscrivetevi, guardate i video se vi va. E vabbè, e seguitemi sugli altri social se volete. E niente, ci vediamo domani. E buona cena. E